Io oggi farò uno stravolgimento un po' della scaletta che avevo immaginato, quindi tralascerò un po' i saluti e una serie di cose che poi farò più tardi. Spero mi perdonerete per questo, perché abbiamo in collegamento il professor Cancrini, che però verso le 10 ci deve lasciare per motivi suoi personali, e dunque sapevo che i nostri incontri, i soliti convegni, insomma, cominciano sempre un po' più tardi, però ci tenevo molto a che potessimo entrare subito nel vivo a questo punto di questo convegno, perché avevo piacere di poter avere la testimonianza e le considerazioni che il professor Cancrini farà con noi a partire dal tema legato a Franco Basaglia, prima e dopo il periodo, prima dal punto di vista psichiatrico e poi quello che a seguire poi per arrivare fino ai giorni nostri. Allora, sì, mi perdonerete se salto e presento subito il professor Cancrini, che ringrazio immensamente per la sua disponibilità in un momento anche un po' così difficile. Il professor Cancrini è stato diversi anni, abbiamo avuto noi la possibilità di condividere con lui momenti di supervisione, di presentazione di libri. Credo che sia conosciuto a livello nazionale e internazionale, e quindi non mi soffermo sulla bibliografia che lui ha scritto. Io ricordo solo, per un discorso personale, abbiamo presentato nel credo 2003-2004, adesso non vado un po' a spanne con i tempi, il libro Schiavo delle mie brame qui a Gorizia. È un bellissimo libro sul tema delle tossicodipendenze. Ecco, allora, intanto vediamo, funziona l'audio? Luigi, possiamo... Eccomi. Ah, perfetto. Bene. Allora, bene. Grazie ancora della tua grandissima disponibilità. Ecco, io volevo, entro subito un po' nel tema, no? Perché volevo partire a proposito del tema della questione della persona di Franco Basaglia, perché partendo dal mio aneddoto personale di circa un mese fa ero a una conferenza sempre sul tema di Franco Basaglia. Sapete che quest'anno c'è il centenario, quindi ci sono innumerevoli iniziative. Tra l'altro ce n'è una oggi a Cervignano, si chiama Festival del Coraggio, in cui c'è proprio la figlia di Franco Basaglia, Alberto Basaglia. Quindi iniziative quest'anno con molto merito sono state fatte in questa ricorrenza. In questa occasione, Luigi, volevo dirti questo. Una signora, al termine della relazione, a cui c'era proprio anche il dottor Colucci, che sarà presente questo pomeriggio nella tavola rotonda, si alza dal pubblico e racconta di essere stata testimone delle assemblee in cui era presente Franco Basaglia. Delle assemblee si era parlato anche in questo incontro, assemblee molto vissute, molto anche conflittuali, in cui proprio il dottor Colucci poi raccontava di come Basaglia cercava in qualche modo di scatenare un po' il conflitto, che era soprattutto legato al fatto di dare la parola ai pazienti. E poi lui in qualche modo cercava di ricomporre un po' tutta la situazione, no? Però il tema era dare la parola. E questa signora, che era la figlia, aveva 13 anni quando partecipava a queste assemblee, assieme alla madre, perché aveva il padre che era ricoverato dentro l'ospedale psichiatrico. E lei racconta questo aneddoto, che scendendo le scale con Franco Basaglia, con la madre e lei, la mamma dice a Franco Basaglia, scendendo le scale, dice: io sono molto preoccupata, dice, no, della situazione di mio marito. E Franco Basaglia si gira e dice: anch'io sono molto preoccupato e ho paura in qualche modo. E a questa ragazza, a questa giovane adolescente, in quel periodo aveva appunto 13 anni, dice: a me è rimasto molto in mente questo anch'io. E volevo chiederti, visto che tu hai lavorato con lui, insomma avete avuto dei momenti di confronto, se potevi dirci qualcosa su quello che è arrivato a te dall'uomo Franco Basaglia, innanzitutto, prima di fare un excursus storico, insomma, su alcune questioni che poi ti porrò. Se avevi qualche tua riflessione sulla persona di Franco Basaglia.
io credo che il punto centrale del pensiero di Basaglia, quello da cui sono in tanti fulminati al tempo, era quello che riguardava la necessità di dare voce al paziente, di capire quello che c'aveva in mente, quello che pensava, quindi costituire l'attitudine diagnosticante e giudicante dello psichiatra medico con l'attitudine, secondo me, psicoterapeutica dell'ascolto. È chiaro che è una cosa di una grandissima difficoltà, ma il simbolo di questo ce lo dà quello che per me resta, ed è ben descritto nel libro fondamentale, no? L'idea che nel reparto i pazienti venissero riuniti insieme al personale e che ognuno di loro, seguendo anche l'esempio di qualcuno del personale, raccontasse la propria vita. Io credo che questo è il punto proprio nodale, centrale. L'ha sintetizzato bene Laing, scrivendo che noi dobbiamo riuscire a collegare ciò che accade nella mente del nostro paziente con i fatti della vita. C'è in questo un pensiero per cui tutto ciò che è disturbo psichico non è manifestazione di un'alterazione di funzionalità, ma è risposta ad una situazione che la persona vive. Che poi la risposta possa essere difficile da capire per lo stesso paziente, questo sicuramente è vero, ma collegare i fatti della vita al modo in cui lui si comporta, a quelli che vengono definiti, guardandoli dall'esterno e con freddezza medica, appunto, i suoi sintomi, e beh, questo è proprio al tempo, siamo negli anni 60, io ero giovanissimo, prima studente, poi medico nella clinica neuro dell'università, questo messaggio arrivava come dirompente. È chiaro che per me, che mi occupavo di psicofarmaci, neurolettici in particolare, allora erano fascino, no? Per tutti di questa possibilità di aiutare e quindi soprattutto il paziente psichiatrico. Però anche ero in analisi perché pensavo che la strada della comprensione fosse quella più importante, capire che cosa vuol dire quella persona raccontandomi queste cose strane o tacendo chiuso in un angolo. Ecco, Basaglia con il suo pensiero fondamentalmente apre questa dimensione, la dimensione dell'ascolto e dell'ascolto storico, la storia della persona e l'ascolto anche della situazione attuale, continuamente. Credo che questo sia il fondamento del lavoro psicoterapeutico, come l'abbiamo visto col passare del tempo. E credo che Basaglia si ispirava a questo, anche se non credeva nelle formule tradizionali della psicoterapia come risposta a quel tipo di problemi. Ma una cosa sono le forme pratiche, l'organizzazione del settore, il numero delle sedute, il modo di svolgerle. E una cosa è il principio fondamentale. Il principio fondamentale è quello dell'ascolto. E su questo, secondo me, Freud e Basaglia insegnano sostanzialmente la stessa cosa.
si applicano problematiche diverse. Freud lavora con pazienti che lui chiama nevrotici, in realtà poi anche molti corti non si può chiamare, però pazienti che sono in grado di non deragliare completamente del funzionamento del loro vita. E Freud ritiene che gli psicotici non siano suscettibili di trattamento psicoanalitico. Basaglia allarga. Basaglia dice che tutti devono essere ascoltati, anche i pazienti psicotici, perché anche loro hanno una storia e le loro reazioni estreme sono reazioni a situazioni estreme. In quegli stessi anni, siamo negli anni 60 sempre, il gruppo di Bezzo comincia a lavorare con le famiglie dei pazienti schizofrenici, si incontra con una stranissima, in apparenza stranissima realtà, cioè il fatto che le comunicazioni apparentemente prive di senso del paziente schizofrenico che parla da solo, fuori dalla sua famiglia, invece sono dotate di senso e ben collegate alla modalità della comunicazione familiare. Gentili usa un'immagine molto forte, lui dice: se vediamo un pesce che le onde hanno buttato sulla spiaggia, lui si muove le pinne, la coda, ma non si capisce perché. Se lo mettiamo nell'acqua lo capiamo perché. Capiamo che senso hanno i movimenti della coda. Il pesce spiaggiato, disperato, spaventato e con poca speranza di sopravvivere se non ritorna nell'acqua, ha un comportamento pazzo. Ma il comportamento pazzo è il tentativo di riportare in un contesto diverso comportamenti che erano appropriati nel contesto di provenienza. Quindi c'era fra il pensiero di Bezzo nel suo gruppo, quello di Basaglia, quello di Erickson, quello di tanti ancora, che penso al grande maestro Salivan, e per Basaglia penso a quelli che sono stati i suoi maestri, quindi gli antropoanalisti, Minkowski, Langer, le tre forme di esistenza mancata di Svanger, un libro famoso che Basaglia ha studiato perché lui veniva da questo tipo di formazione. Beh, ognuno deve avere il tempo, la possibilità di trovare una situazione di ascolto. Questo è il principio. Io quello che vorrei dire è che, essendo questo il principio, il superamento dell'ospedale psichiatrico, che poi è, come dire, il grande risultato dal punto di vista più visibile, più esterno, che Basaglia riuscì ad ottenere, e beh, il superamento è una conseguenza semplice di questo diverso pensiero, perché certo l'ospedale psichiatrico, come era organizzato soprattutto, era la negazione per il paziente della possibilità di parlare. Erano tutti muti o gridavano, erano o disperati o ritirati di se stessi. E questa era la psicosi. Basaglia dice: attenzione, se vogliamo dargli parola, dobbiamo rimetterli nel contesto vivo della loro esperienza di persona, un po' come prendere il pesce e rimetterlo in acqua. L'andamento del pensiero era questo, secondo me, ed è questo che ha rivoluzionato. Purtroppo però la rivoluzione basagliana è stata intesa da molti invece solo sul piano sociopolitico come
superamento delle condizioni disumane in cui le persone erano costrette a vivere nel manicomio. Io penso che questo è secondario, è fondamentale, però viene dopo. Quello che viene prima è il pensiero che crede nel rapporto tra risposte sintomatiche e esperienze della persona, tra sintomi e fatti della vita. Quindi in qualche modo dice Franco Basaglia, come dire, definisce il fatto che la malattia psichica si può curare, non è qualcosa di assistenziale, è qualcosa che si può curare. Questo mi sembra anche il punto, diciamo così, se andiamo all'essenziale di uno dei punti che riguardano la tematica di Franco Basaglia. Ricordo solo un fatto che mi ha colpito, che lui quando arriva a Gorizia aveva già 150 pubblicazioni fatte, quindi era uno che aveva un background evidentemente teorico, no? Rispetto alla fenomenologia e altri autori che avevi citato, diciamo così, che si porta dietro. Poi lui si trova però di fronte al manicomio. Lui a quel punto però, quando lui entra in quello che tu avevi definito in una tua intervista un altro mondo, no? Che cozza col mandato istituzionale in qualche modo. E si incontra anche quando ha iniziato a proporre le sue idee e a ottenere consenso intorno alla necessità del cambiamento, si trova anche di fronte a quello che io considero il dilemma fondamentale della sua vita negli ultimi anni. Io andai a trovarlo a Trieste e sono stata una giornata con lui. Lui è sempre una persona molto sorridente, pensosa, un sorriso, come dire, un sorriso incommodo, no? Perché poi diventa una messaggio. Stavamo chiacchierando e io gli chiesi: ma tu mi fai capire, perché io non riesco più a capire dove abiti, dove vivi. Eravamo nel piccolo appartamento che negli ospedali abbiamo sentiti, era quello del privato, ma insomma. Lui si guardò intorno con l'aria smarrita, poi fissò gli occhi sulla valigia e disse: ma io vivo lì dentro la valigia. Perché? Perché Basaglia in quel momento, nel momento in cui, cioè, il suo messaggio diventa un messaggio di potere effettivo e politico, diventa anche una persona che si sente ed è investito da una missione di diffusione del suo discorso. Diffusione del suo discorso che significa viaggiare in Brasile, in Inghilterra, dovunque sia, in tutta Italia, pochissimo, perché lui deve insegnare quello che ha visto e deve insegnare soprattutto la necessità di ribellarsi all'organizzazione attuale del sistema. Allora, ho ritrovato tracce di questo ricordo, che era una ricordo. Quando ho letto un piccolo libro dedicato alle lettere, che lui in quel periodo si scambia con la moglie e con Michele Nissi. E dice il suo tormento. La moglie, sociologo, provenienza, donna di grande forza e passione politica, lo spinge
a far sì che il suo discorso si diffonda il più possibile e si approfondisca in termini di critica delle istituzioni attuali. Michele Rizzo, psicoterapeuta sensibile, intelligente, preparato, il suo grande amico personale, e Michele Rizzo gli dice: ma se tu qui non ci sei mai, chi te ne insegna ai medici qui ad ascoltare i pazienti? La tua presenza qui, dovresti viaggiare di meno ed esserci qui, perché lo sforzo dell'ascolto non è possibile affidarlo ad altri solo avendolo enunciato. Perché? Perché è necessaria anche, per esercitare l'ascolto in situazioni così difficili, una sensibilità, una maturità personale, un coraggio umano di cui tu sei maestro e che tu devi portare a confondere tutto. Altrimenti anche la nostra rivoluzione diventa continua, in quanto non ha effetti, poteva avere. Sto pensando a questa cosa perché anche con Michele Rizzo siamo stati tutti, non amico personale, insomma, amicizia intellettuale, scambi di idee. E io penso che, insomma, le ragioni di Michele sono molto importanti. Perché Franco si trovò, anche nei pochi anni che gli restavano ormai da vivere, a spingere più sulla riflessione politica, sulla dimensione organizzativa, è quella in cui ha avuto il successo massimo, perché certamente se nel gennaio 79 non fosse accaduto che, agganciandosi alla riforma sanitaria, l'assistenza psichiatrica tornasse ad essere medica a tutti gli effetti, uscendo dalla dimensione assistenziale post-holistica, nulla si sarebbe ottenuto. E certo lo sforzo che lui faceva per persuadere deputati, rappresentanti dei partiti, sindacati, giornalisti, gli richiedeva un impegno a pieno tempo, certo restava poco per dedicarsi allo spettacolo. Però quello che è successo allora è una cosa che a me nel tempo è dispiaciuta molto, cioè che i suoi allievi più conosciuti, più importanti, hanno portato avanti la battaglia di Basaglia soprattutto sul piano dell'organizzazione, soprattutto sul piano della lotta politica. Gelvis, uomo di grandissima intelligenza, sensibilità e allievo, in certi momenti prediletto, perché era più affine intellettualmente. Gelvis a Reggio Emilia continuò la pratica delle assemblee, perché quando un paziente usciva dall'ospedale si faceva un'assemblea cittadina nelle sale del comune, per tutti i piccoli paesi di montagna, della montagna emiliana. Però a un certo punto Gelvis si trova anche di fronte al fatto che c'è una sproporzione tra ciò che con l'esiguo numero di operatori psichiatrici intelligenti e preparati si poteva fare per seguire tutti questi aspetti, e invece poi dal numero degli interventi che era necessario mettere in opera, perché chiaramente è importante nel momento del reinserimento
non è che sanava del tutto la difficoltà di quel paziente. Quel paziente continuava ad avere bisogno di aiuto sul territorio. Chi ci andava? Quanti erano? E così quella che maturò piano piano in Jervis, almeno come l'ho vista io, è una critica alla idealizzazione che era stata fatta delle riflessioni politico-organizzative. Jervis a un certo punto entra proprio in crisi, lascia, anche in rapporto a vicende personali complesse, per carità, ma insomma, lascia, viene a Roma e riprende ad agire come psicoterapeuta in un contesto privato, cioè lascia la discussione. Molti altri invece si spingono molto sulla necessità di dare priorità alla diversa organizzazione politica, e però insensibilmente fanno l'errore di Basaglia a Trieste, cioè quello di lasciare i loro pazienti in alcuni momenti un po' in balia di se stessi. E quella che piano piano si insima nella pratica di tanti di questi psichiatri generosi, straordinari, è un po' quello che chiamo il demone dell'illusione farmacologica. Cioè il fatto che ci si preoccupa sì di tante cose, delle necessità concrete, della povertà, però invece di puntare sull'ascolto di cui parlavamo prima, si punta di nuovo un po' sulla situazione. E la psichiatria antipsichiatrica ne diventa nel tempo molto psichiatrica. Purtroppo Basaglia muore nel 1980, troppo presto per rinvigorire culturalmente la forza dell'operazione politica che aveva fatto. E questo è il punto, diciamo, no, più dolente delle vicende. La morte di Basaglia nell'80 rende estremamente più debole la spinta culturale del movimento, che si fossilizza un po' intorno agli aspetti organizzativi. Luigi, tu avevi parlato, anche questo mi aveva colpito, all'interno di psichiatria democratica. A un certo punto c'è stata una discussione sul tema, diciamo, della psicoterapia, che quella volta forse era prevalentemente psicanalitico, almeno il terreno era, diciamo, più, diciamo, e avevi detto che lui, Franco Basaglia, ne esce sconfitto da questa discussione anche molto, insomma, che deve essere durata parecchio tempo, insomma, dico, la sua mozione, avevi detto, arriva a quarta addirittura, no? Nel senso che e si parlava della psicoterapia come qualcosa di manipolativo, qualcosa che avesse a che fare, ecco, questo se potevi dirci qualcosa dal punto di vista storico, perché penso che poi da lì in qualche modo forse la psichiatria in qualche modo, come dire, perde un pezzo possibile di integrazione, no? che poi credo oggi, anche il convegno di oggi vorrebbe andare un po' in questa direzione, un tentativo di integrazione assai complicato, ma di mettere accanto a tutta la dimensione psichiatrica anche questa dimensione psicoterapeutica dell'ascolto, della storia del paziente, che sembra in qualche modo un po' marginale. Ecco. C'è un passaggio chiave di questo, ed è il convegno di Arezzo nel 76. Io sono stato coinvolto personalmente perché Basaglia aveva proposto di eleggermi nel direttivo insieme a Gordon Urman, che era un cattedratico psicoterapeuta, e l'avversione per l'università e la pressione per la psicoterapia si combinano in un rifiuto.
nessuno di noi due riesce ad essere eletto nel direttivo, anche se poi vota per pochi voti. Ma in quella votazione succede una cosa curiosa, cioè che i voti di Basaglia sono inferiori a quelli di molti altri, praticamente sta nel direttivo, però non è il più votato. Cioè intorno a lui c'è una fronda, diciamo, no? Perché è come se lui, inchinandosi, come sembrava a questi colleghi, al Partito Comunista, alle idee psicoterapeutiche, alla necessità di insegnare ai giovani medici nelle università e quindi al potere universitario, perché poi bisogna passare anche da lì se si vuole davvero trasformare la pratica della psichiatria. Ebbene, quel giorno lì fu un giorno di grande amarezza per lui. Ero lì ad Arezzo e si dovette prendere atto, diciamo, no, del fatto che il movimento di psichiatria democratica si muoveva sempre di più su posizioni, diciamo, declamatorie in termini di schieramento politico fuori dal Partito Comunista, a sinistra del Partito Comunista pensava come questo, ma anche con una diffidenza, giustura nei confronti della necessità di occuparsi della formazione dei nuovi psichiatri. L'università doveva essere, e Basaglia questo un po' lo sapeva, perché si discuteva molto, no? Allora, il Giardino dei Gelsi, un piccolo libro uscito con Einaudi, era dedicato al tema della formazione e qualcuno diceva bisogna riuscire a entrare nelle università perché l'università arriva gente giovane, se gli dà il messaggio giusto, poi l'entusiasmo anche si trovare. E altri che pensavano invece che quello dell'università era un discorso chiuso, impossibile, e che la formazione andava fatta negli stessi servizi. Però è complicato, perché nei servizi bisogna lavorare, non è che si può reimpostare con la propria organizzazione. Insomma, tutte queste cose accadono in quel periodo, adesso segna un po' uno spartiacque, no? Questo mi rende conto che comunque la sua capacità di egemonizzare culturalmente il suo stesso movimento è diminuita un po'. Non ha intorno una fedeltà entusiasta, diciamo, no, ha intorno una discussione molto accesa e per momenti poco rispettosa. È complicato perché poi uno allora insomma si vivevano queste cose con grande, in modo molto radicale dal punto di vista emotivo, quindi da logica c'è un'obiettiva. La Vaglia disse venire a Roma e in Regione Lazio doveva sovrintendere all'organizzazione dei servizi psichiatrici, alla riorganizzazione dopo la riforma. Purtroppo non c'è stato, ha lavorato solo pochi mesi. Io credo che se lui avesse avuto il tempo ci sarebbe stata la possibilità di recuperare gli slanci culturali del movimento antipsichiatrico. Non è stato così, nessuno di noi è stato in grado di fare le sue battaglie nel lavoro piccolo, come io dedicato alla formazione, ma comunque io ripeto, il pensiero da Saviano corrisponde
inesorabilmente la necessità di un pensiero nuovo nell'insegnamento dell'architettura e nella divulgazione dell'architettura. Questa è la battaglia che ci aspetta. Bene, sono le 10, penso che abbiamo... Sì, se sei d'accordo, insomma, ecco, io ti ringrazio personalmente di questa disponibilità e generosità soprattutto. Qui abbiamo un pubblico molto, molto folto che ha ascoltato e adesso proseguiamo su questo filo. Quindi grazie molte, poi mi farò vivo a breve con te personalmente. È un grande piacere essere con voi. Grazie. Bene, allora riprendo un po' il filo della giornata, che abbiamo un attimo, come dicevo prima, cambiato anche alla luce del fatto che il professor Petrini aveva degli impegni, insomma, di salute importanti e quindi dovevamo tenerne conto assolutamente. Allora, io brevemente introduco un po' e dico alcune cose su questa giornata dedicata a Franco Basaglia, appunto, come sapete, nel centenario della sua nascita. Allora, innanzitutto volevo ringraziare chi ci ospita, che è l'Università degli Studi di Udine con sede qui di Gorizia. Ci tengo perché sono stati professionalmente molto, molto presenti e con grande cortesia e grande professionalità, per cui ci tengo a ringraziare il prorettore, il professor Andrea Caffarelli, però insomma, ecco, tutto il suo staff che ha permesso e che ci ha dato anche questa sede. La regione Friuli Venezia Giulia, che finanzia questo progetto che si chiama Indipendenze, che noi abbiamo avuto questo finanziamento circa un mese fa, per cui stiamo preparando, questo diciamo è l'anno zero, l'inizio, il prologo di questa serie di eventi culturali che intendiamo mettere in campo e quindi un ringraziamento va certamente alla nostra regione che rappresentata in questo caso dal Presidente della Commissione Beni e Attività Culturali Diego Bernardis, che poi farà un passaggio, non poteva venire così presto in mattinata e verrà più tardi e quindi lo saluteremo più tardi. Vi dico anche che la Comunità della Tempesta è in collaborazione ormai del secondo anno con il Festival Alienazioni, quindi questo incontro rientra anche in una collaborazione con il Festival che è arrivato al suo 7° anno e che è una manifestazione decisamente importante per la città di Gorizia. Ultimo, ma non ultimo, e qui vedo l'assessore Silvana Romano, a cui chiedo di venire al palco per un breve saluto, che ci dà il gratuito patrocinio, ma non è solo questo, c'è una collaborazione in atto, stiamo cercando in qualche modo di collaborare assieme, anche perché mi permetto di dire la Comunità della Tempesta è di proprietà del Comune, e dunque direttamente interessata, credo, alle nostre vicende, no? E quindi, ecco, noi stiamo cercando un'interlocuzione che in questi mesi stiamo cercando di sviluppare, anche perché sapete, insomma, è scritto in tutti i giornali, che c'è una riqualificazione del Parco Basaglia in cui noi siamo inseriti, noi siamo una zona agricola dell'ospedale psichiatrico e quindi in qualche modo abbiamo un pezzo, diciamo, che vorremmo riuscire ad ultimare, io ci sto provando e spero che possa andare in qualche modo in porto, perché credo che sia un valore aggiunto per la nostra città. A lei un breve saluto e un ringraziamento. Grazie, innanzitutto io desidero ringraziare la Tempesta, ma tutte le persone che in quest'anno parlano di Franco Basaglia, ricordano Franco Basaglia. Come vedete il colore dei miei capelli, io c'ero quando è uscito da quel portone Marco Cavallo, abitavo a San Giovanni vicino a dove lavorava Basaglia e diciamo che ho vissuto con i miei figli quel periodo. Mio figlio è nato nel 73, in questo senso dico con i miei figli, perché uscendo da casa mia con la carrozzina Basaglia aveva aperto i cancelli e le donne che erano dentro uscivano a guardare le carrozzine che passavano.
È una cosa che nel tempo però si è persa. È stato bellissimo quel momento, come è stato altrettanto bello dopo il 77, dopo il 77, dopo la legge, l'apertura alla cittadinanza del Parco Basaglia. All'interno è stata costruita una scuola materna. L'altro mio figlio ha frequentato quella scuola e abbiamo visto tutti questi cambiamenti e queste cose. Successivamente, come diceva il professore, le cose si sono un po' ritirate, non si è continuato il tutto con lo stesso sforzo, con lo stesso amore, possiamo usare la parola amore, che aveva imposto e che ci aveva insegnato Franco Basaglia. Non abitavo a Gorizia sono arrivata successivamente, quindi dopo ho visto la realtà di Gorizia, ho vissuto la realtà di Trieste e devo dire che noi giovani, sessantottini, diciamo così, l'abbiamo vissuta in un modo molto partecipe. Io vorrei che lo stesso spirito che ci ha guidato allora guidasse i nostri giovani oggi come oggi. Questo è ciò che vedo all'interno della Tempesta. Ringrazio e vi auguro di continuare così. Avrete sempre il supporto del Comune di Gorizia per riuscire a portare lo stesso spirito e festeggiare i 100 anni della nascita di Basaglia in questo modo. Grazie a tutti voi. Bene, grazie Assessore Silvano Romano. Sì, io approfitto anche per dirlo, insomma, perché mi sembra un elemento anche questo per noi importante. Il prossimo anno vediamo se riusciamo, tra i tantissimi appuntamenti, perché come sapete il prossimo anno dall'8 febbraio Gorizia sarà capitale della cultura e quindi ci saranno innumerevoli iniziative. Conto di riuscire a farci stare anche il nostro 40°, perché essendo nati nel 1985 faremo 40 anni il prossimo anno e in qualche modo vogliamo festeggiare, insomma, ecco, io e tutti i miei collaboratori ovviamente, per cui insomma non so in che spazio lo troveremo, perché mi dicono già essere un calendario molto intasato appunto per questa ricorrenza è così importante anche per tutta la città di Gorizia, però insomma ecco, credo che un posticino credo che possiamo scavarcelo, ecco, lo dico così. E se mi è permesso anche, è una cosa un po' personale ma che riguarda sempre la comunità La Tempesta, lo dico adesso perché abbiamo avuto la perdita del maestro Luciano De Gironcoli questo mercoledì. È stato un artista che ha dato un contributo fondamentale da quasi 13 anni che ha lavorato con noi, soprattutto ha lavorato con i nostri pazienti in un discorso artistico, e volevo spendere una parola anche per lui per tutto quello che ha fatto per la nostra comunità. Ecco, se mi permettete questo inciso, diciamo, comunitario importante. Allora, adesso abbiamo dal vivo, quindi senza, diciamo così, difficoltà ci perdonerete anche se non siamo, io almeno non sono sicuramente molto tecnologico, appartengo a una generazione in cui insomma, si è trovata a che fare con questi arnesi, ma non è molto pratica e quindi mi scuso un po' in anticipo. Allora, andiamo un po' alla seconda relazione, io volevo solo dire questa cosa, che appunto l'idea di questa giornata è nata su sollecitazione di questo anniversario, di questo centenario, però la volontà era quella in qualche modo di voler entrare poi nel vivo del nostro lavoro degli operatori sia della salute mentale che delle dipendenze. E per questo come dire, ci siamo immaginati di poter chiedere un contributo dal punto di vista professionale, dal punto di vista esperienziale soprattutto, a due stimati colleghi con cui che ho avuto il piacere di conoscere, che hanno partecipato anche alle attività della nostra comunità. E stavo pensando una piccola cosa, no? Che quando parliamo di salute mentale, no? Credo che così mi sono detto, ma cos'è questa salute mentale? O perlomeno volevo fare questo brevissimo inciso per poi dare la parola al professor Correale sul tema, che mi ero detto, se da questo punto di vista forse nessuno di noi, se guardiamo il DSM-5, forse sfuggirebbe a qualche etichettatura di qualche tipo sintomatica, no? Credo che è un tema in questo senso che ci riguarda forse tutti. E se mi permettete un paradosso, avevo pensato che
non sono ovviamente io a dirlo, ma insomma mi aveva sempre colpito il fatto che forse il pensare di credersi una persona sana di mente, no? Che quindi stacca in qualche modo i possibili aspetti sintomatici in cui tutti siamo in qualche modo implicati a vari gradi, certamente, nessuno lo può negare, però forse la vera follia potrebbe essere proprio per questo, no? Credersi delle persone sane e immuni da questi aspetti, diciamo così, sintomatici o comunque che ci riguardano e che sono degli aspetti anche vitali, no? di noi esseri umani, insomma, no? Allora, ho scritto queste cose, se fosse così la salute mentale non coinciderebbe con un ideale normativo di una vita senza sintomi, ma è proprio a partire dall'assumersi l'impossibilità di quell'ideale che si potrebbe definire che cos'è la salute mentale. Allora, avevo messo questa citazione che mi sembrava importante, da cui poi parleremo anche di molto altro, però insomma credo che sia un tema che ci riguarda tutti. Bene, quindi partirei con la seconda relazione col professor Antonello Correale, che allora, è psichiatra, psicanalista, membro ordinario della Società Psicanalitica Italiana e dell'IPA. Adesso non faccio tutto il curriculum, professore, ma no, però ha scritto dei bellissimi testi, importanti, significativi testi sulle patologie gravi, sui gruppi, sulle istituzioni. Il tema borderline credo sia imprescindibile per chi lavora in questo campo, non permettersi di leggere certi libri che il dottore ha scritto, insomma, ecco. Ha presentato anche da noi un libro qualche anno fa, credo fosse il 2011, ma qui posso sbagliarmi completamente, mi perdonerete, che era Il soggetto nascosto, no? Che cosa c'è dietro la personalità legata all'uso delle sostanze, scritto anche con altri autori. Al professor Correale ho chiesto di parlarci del lavoro istituzionale, mi sono permesso di chiedergli anche che fine ha fatto il transfer nelle istituzioni e soprattutto anche questo tema di come nelle istituzioni sarebbe importante mettere in gioco l'atteggiamento psicoterapeutico. Non parliamo neanche di psicoterapia, ma almeno di atteggiamento psicoterapeutico, cioè una visione psicoterapeutica all'interno delle nostre istituzioni, seguendo anche quello che è stato detto dal professor Cancrini. Credo che insomma siamo in linea con questa faticosa tentativo di integrazione che però andrebbe a tutto vantaggio dei nostri pazienti. Quindi con molto piacere cedo la parola al professor Correale, ecco, a cui do la parola. Non so dove vuole mettersi, abbiamo la accanto a lei. Uno più fisso? No, Eccoci. Vabbè, subito grazie di questa importante giornata e anche di tanti ricordi che questo tema di Basaglia suscita in me, e penso anche, se non ricordi, comunque citazioni, immagini, pensieri e anche un po' di nostalgia, no? Noi avremmo bisogno oggi di persone come Basaglia e un po' ci mancano persone così, e speriamo di raccogliere la sua eredità in qualche modo e di fare vivere certi pensieri. È molto importante ciò che diceva il professor Cancrini dell'evoluzione e anche della delusione che Basaglia ha avuto. Cercherò di parlare anche di questo oggi, del fatto che lui sentiva, come tutti i grandi uomini, che in qualche modo il suo discorso, il suo messaggio, la sua eredità era stata in parte travisata, e questo è doloroso per chi la fonda e forse doloroso anche per noi. Ma vi dico subito come pensavo di parlare oggi. Cioè, all'inizio volevo cogliere le radici filosofiche, esistenziali, umane, etiche del pensiero di Basaglia, molto rapidamente, non voglio trattenermi tanto, non sono un filosofo, ma credo che secondo questa invocazione del rapporto che nasce dal contatto con queste radici, come la possiamo realizzare? Perché, diciamolo subito, è commovente quello che diceva il professor Cancrini, l'ascolto, ma il rapporto è difficile. Il rapporto è difficile, lo vogliamo dire. Dobbiamo essere attrezzati, perché il rapporto vuol dire dolore, sofferenza, rabbia, distruttività, disperazione. E queste cose noi ci avviciniamo e le sentiamo dentro di noi. Sentiamo anche la confusione
no? I nostri pazienti ci portano, fra una soggettività che spesso è conculcata, malata, sofferente, embrionale, e l'affollarsi invece di identificazioni, di presenze, padri, madri, amici, uomini, donne. Io penso che, molto opportunamente, il dottor Sartori diceva ma cosa vuol dire essere sani di mente, ma io non mi vorrei porre questo problema, però penso che in qualche modo una certa salute mentale sia il rapporto fra la propria soggettività e quello che gli altri hanno fatto di me. Gli altri ci sono entrati dentro. Freud parlava di identificazione, no? Ricordate, in qualche modo Lacan ha fatto di questo un tema centrale del suo pensiero. Cioè, in qualche modo, vogliamo pensare allo psicotico, al borderline, ma anche all'ossessivo, anche all'isterico, anche all'ansioso, come una persona in cui gli altri hanno fatto da padroni. E la sua soggettività, che fine ha fatto? Cioè lui, il suo privato, il suo essere proprio se stesso, quando è solo, quando si affaccia alla finestra, quando guarda il cielo, quando fa il bagno in mare, quando guarda una donna e gli piace, come si sente quando è solo? Quando è solo, non sempre. E io penso che questa invocazione di Cancrini dell'ascolto sia molto importante, ma vada, come dire, integrata col discorso onesto, come si può fare perché il rapporto sia praticabile e non sia qualcosa che sempre invochiamo, ci commuoviamo, ci esaltiamo, ma poi nella realtà e siamo troppo pochi, le risorse sono troppo poche, i pazienti sono troppi, bisogna dare risposte a troppe persone, come dire, fate tanti bei discorsi, ma poi nella realtà come si portano questi discorsi? Allora io vorrei portare questo, qualche spunto su come si possono portare questi discorsi nella realtà. E dirò subito che parlerò della formazione e parlerò del gruppo. Forse poi in qualche modo ne parlava anche il professor Cancrini, forse il professor Dottor Stoppa ne parlerà. Le radici di Basaglia, ma io credo che non dobbiamo mai dimenticare che Basaglia nasce come fenomenologo. E qual è il grande tema della fenomenologia? Minkowski, Binswanger, Sartre, moltissimo. Qual è il grande tema della fenomenologia? L'uomo di fronte alla sua vita, l'uomo di fronte all'esistenza. Esistere non è facile. Esistere non è, questo è il grande tema della fenomenologia, la condizione umana. La condizione umana che oscilla continuamente fra entusiasmo e terrore, fra piacere e dolore, fra grande gioia di vivere e grande paura di vivere. Questo è il grande tema, mi pare, della fenomenologia. E credo che Sartre l'abbia detto e in qualche modo Basaglia l'abbia raccolto. Ma in fondo Sartre, il cui pensiero mi pare molto presente, cosa dice, no? Vi ricordate la famosa distinzione essere per sé e essere per gli altri? Ma che vuol dire essere per sé e essere per gli altri? No, vuol dire che in qualche modo per certe persone la soggettività, cioè quello che viene proprio da dentro di me, i miei desideri, le mie fantasie, le mie sensazioni, il mio corpo, le sensazioni vengono spesso, come dire, travolte, occluse da presenze dell'altro, madri, padri, eccetera, eccetera, che in qualche modo, ora non voglio fare la storia, ma in qualche modo questi altri occludono, la fanno da padroni. Io credo che la salute mentale sia un buon equilibrio fra la soggettività, fra il vivere per sé e il vivere per gli altri. Voi dite, è facile a dire, certo, è facile a dire, non facile. Ma l'altra cosa che dice Sartre, oltre a vivere per sé e vivere per gli altri, è il tema del corpo, no? Ma il mio corpo è mio? Adesso c'è una grande retorica, il corpo è mio, ci faccio quello che mi pare, ma in realtà il corpo non è mai soltanto mio. Il corpo un po' è degli altri e un po' è suo. Cioè il corpo fa anche un po' quello che gli pare a lui. E le malattie non sono tutte dominate dalla mente, in parte sì, in parte ci vengono perché ci vengono. Perché il corpo è anche una grande macchina e accettare i limiti che il corpo sia mio ma anche non mio è uno dei primi passi più importanti che si devono fare. Il corpo non è soltanto mio, il corpo appartiene a un grande macchinario biologico di cui io faccio parte, in parte lo domino e in parte lo sono dominato. Pensate all'invecchiamento, non parliamo di cose tristi, ma comunque l'invecchiamento in qualche modo ci dice guarda che tu poi ti senti giovane
il tuo corpo no, il tuo corpo segue la sua strada, in qualche modo. Io credo che questo tema di Basaglia sia molto importante, cioè in qualche modo il rapporto tra privato e pubblico. Cosa siamo noi quando stiamo con noi stessi? Il privato e pubblico non intendo in senso politico, servizi privati e servizi pubblici, intendo in senso filosofico. Cioè quello che io sono quando sono da solo e mi posso permettere, come diceva Freud, il flusso di coscienza, mi posso permettere che la mia immaginazione, passeggio per Gorizia, mi piace guardare i palazzi, il cielo, le persone, entro in un bar, prendo un caffè, mangio una cosa buona, mi diverto a vedere la lingua slovena dall'altra parte, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questo chi se lo può permettere? Chi non c'ha qualcun altro dentro che gli dice così, 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 no? Cioè in qualche modo l'altro, sia che ci faccia dei traumi, sia che ci faccia, ci imponga un trauma, sia che ci ponga, come dire, la sua presenza, interferisce nel flusso di coscienza. Il flusso di coscienza non è dato, la libera immaginazione non è data. Quando io viaggio in treno, alzo gli occhi e guardo la campagna, per potermi godere la campagna, non devo avere una persona che mi dice questo e poi quest'altro, fai questo, fai quest'altro, fai bene, fai male, sei giusto, sei sbagliato, mi ecciti, non mi ecciti, sei colpevole, non sei colpevole. Ecco, la fatica e il bisogno che noi abbiamo degli altri, a me sembra il grande tema. Il grande tema. La fatica e il bisogno che noi abbiamo degli altri. Gli altri come fonte di grande piacere, eccitamento, vicinanza, calore, e gli altri come fonte di tormento, dolore, richiesta, fatica. Ecco, a me sembra che questo sia il grande tema della fenomenologia e che sia il grande tema che Basaglia raccoglieva. Quando lui diceva, come molto bene ci diceva il professor Cancrini, ascoltate, diamogli la parola. Era come se lui diceva, ma cerchiamola questa soggettività, cerchiamo chi sei veramente tu, dove sei andato a finire dopo tutte le tue fatiche, dopo tutte le tue storie, dove sei andato a finire tu, quando sei proprio solo e ti chiedi, ma io chi sono? Sono il figlio di, sono il marito di, sono la moglie di, sono il cittadino di, o sono anche io in qualche modo? Cioè è chiaro che sono tutte e due le cose, non sto parlando male del pubblico, tutti noi abbiamo bisogno del pubblico, ma abbiamo bisogno anche del privato e del rapporto tra privato e pubblico. Io penso che, poi finisco questa parte introduttiva sulla fenomenologia, gli psicotici per esempio sono invasi da una sensorialità dirompente che li occlude. Quante volte ho sentito dire da uno psicotico tutto mi entra dentro? Ma che vuol dire tutto mi entra dentro? Che non posso dimenticare quella faccia, quelle mani, quella pancia, quella figura, quello scorpione sul muro, quell'urlo, quel film, e mi entrano dentro. Un mio paziente mi diceva, parlando del padre, che è un padre molto urlone, che urla sempre, dice, io quando parlo con mio padre mi si spezza qualcosa nel cervello. Bravo. Che vuol dire mi si spezza qualcosa nel cervello? Vuol dire che il trauma di stare con una figura amata e temuta al tempo stesso, il padre, a lui si trasforma in una paralisi. Lo psicotico è paralizzato dall'eccesso di sensorialità. Il borderline è paralizzato dal fatto che pensa che la vita sia un trauma continuo. Tutto è trauma. E allora diventa, per non farmi traumatizzare io, traumatizzo io, gli altri. Capovolgono. E così via. L'ossessivo è paralizzato dal controllo. La vita è un caos e io la devo controllare con i rituali, con la magia, con tutto quello che in qualche modo mi permette di dire sono io che controllo la vita, non è la vita che controlla me. L'isterico c'è il problema della teatralizzazione, tra il piacere del farsi vedere, dallo spettacolo continuo, dallo spettacolo, sessualità spettacolarizzata e così via. Torno a Basaglia per dire, io credo che non ci dobbiamo mai dimenticare che la lotta al manicomio, la lotta a un certo tipo di comunità troppo rigide, troppo basate sulle regole, troppo basate sulla idealizzazione di se stesse, in qualche modo nasce da questa origine fondamentale, da questo nucleo centrale, che io lo chiamerei la soggettività, poi non so, non l'identità, per carità, la soggettività che è ben altra cosa. Ecco, l'identità è la veste che io mi metto per andare in giro, ecco, sono italiano, sono cittadino, sono uomo, sono donna, sono bello, sono brutto, sono
rigorista, sono sardo, sono americano, sono di destra, sono di sinistra, cioè tutte cose importanti, ma la soggettività è un po' diversa, è più fluida, no? È più... credo che la lotta al manicomio sia nata da questo, dal fatto che il manicomio era il massimo della coartazione della soggettività e anche però la pura e semplice lotta allo stigma, che sappiamo quanto anche in senso positivo, no? Ha giocato lo stigma, la malattia mentale, vanno inseriti i malati di mente, vanno inseriti, vanno socializzati, non bisogna avere pregiudizi su di loro, tutto giusto, ma lo stigma nasce dal desiderio di dare a queste persone una restituzione della loro soggettività, e questo è lo stigma, la lotta allo stigma. Non è semplicemente dire mettiamoli tutti insieme con noi, no? facciamo i viaggi, andiamo di qua, andiamo di là, benissimo, andiamo di qua, andiamo di là, d'accordo, ma in vista di che? In vista che queste persone sentono che vivono una loro vita con noi. Allora, se questo è un po' il primo tema, io vi proporrei il secondo tema che volevo dire, appunto, la difficoltà del rapporto. Il rapporto è difficile, perché chiediamoci perché i seguaci di Basaglia lo hanno, tra virgolette, un po' tradito. E perché nei servizi il rapporto fa tanta paura? L'ascolto è un rapporto. E il rapporto cosa vuol dire? Che io ti ascolto e poi ti devo dire qualcosa. Non ti posso solo ascoltare. La presenza è molto importante, ma la presenza va anche testimoniata. Bisogna che io ti dica qualcosa che ti fa capire che io ti ho capito. Altrimenti sto zitto, benissimo. Parla la mia faccia, parla con le mie mani, d'accordo? Ma bisogna anche che gli dica qualche cosa, no? Ecco, quello che giustamente il dottor Sartori parlava, l'atteggiamento psicoterapico. Come si può testimoniare al nostro paziente che in qualche modo noi siamo vicini alla sua soggettività, l'accettiamo e cerchiamo in qualche modo di combattere con lui o con lei tutte le difese, no? Che in qualche modo l'hanno coartato e l'hanno, come dire, oppresso, no? In questa lotta terribile alla propria soggettività, no? Ecco, io credo che questo aspetto della vicinanza si manifesti molto nel linguaggio. Vi propongo questa idea. C'era un film di Moretti, forse l'avete visto, no? In cui diceva io non parlo così, ma come parli tu? Io non parlo così. Ma come li parliamo noi ai nostri pazienti? Che parole usiamo? Che uso facciamo delle metafore? Che uso parliamo ci mettiamo passione in quello che diciamo? Una passione regolata che non sia intrusiva, non sia invadente, ma passione, un calore, una vicinanza. Sto con te, però sto con il tuo dottore. Non sto con te così come uno che fa con te pane e ciccia, scusate l'espressione romanesca. No, non è pane e ciccia, è una vicinanza potente che si esprime attraverso il linguaggio. Ma come si può trovare un linguaggio adeguato? Io credo che su questo sia molto importante che noi offriamo, e qui il discorso si sposta sulla formazione. La formazione che noi riceviamo come operatori è adeguata a costruire un linguaggio sintonico, simpatetico, empatico, di vicinanza, oppure no? Si parlava del DSM-5, no? Sappiamo tutti che è stato importante, importantissimo, è servito a mettere ordine, però è stato anche molto dannoso, nel senso che ha impedito in qualche modo che ci si avvicinasse all'altra parte della psichiatria, che è la psicopatologia. Si parla di psichiatria, non si parla mai di psicopatologia. E cos'è la psicopatologia? La psicopatologia è la descrizione dei grandi momenti di disturbo del funzionamento mentale, l'ansia, la malinconia, non uso il termine depressione, la malinconia, no? La depersonalizzazione, la fobia, la rabbia continua, cioè in qualche modo la depersonalizzazione ha questa caratteristica, scusate, il tema della formazione che sto dicendo ha questa grande caratteristica di essere una descrizione del disturbo dal punto di vista del chi lo prova. Che effetto fa vivere ansiosi? Che effetto fa vivere da psicotici? Che effetto fa vivere da borderline?
Cosa vuol dire essere poi? Non stare con... ma essere, questo mi sembra un tema molto importante, no? Una capacità, però per far questo bisogna che noi abbiamo un'idea molto chiara di come funziona la psicosi, di come funziona il borderline, di come funzionano le fobie. Cioè, in questo la psicanalisi ha fortemente arricchito il quadro, no? Della fenomenologia. La fenomenologia è come se dicesse dobbiamo assolutamente avvicinarci al nucleo fondamentale che sta dentro ognuno di noi. La psicanalisi dice questo nucleo che fine ha fatto? Attraverso il gioco dell'identificazione, il gioco delle difese, il gioco delle proiezioni, delle negazioni, delle fantasie. Ecco. Io credo che sia molto importante che la formazione dia una, come dire, luce su questi aspetti di base. Cosa vuol dire essere malato? Non c'è dubbio che c'è una differenza, che nessuno è del tutto sano di mente, ma non ci possiamo accontentare di questo. Io non sono psicotico, c'è poco da fare, è inutile che mi illudo di dire ma siamo tutti un po' psicotici, no. Però è molto importante che io sappia cosa vuol dire essere psicotico, senza esserlo io, ma devo saperlo cosa vuol dire. Devo immaginarmi cosa vuol dire stare là dentro e non là fuori. Allora io credo che questa formazione, che in qualche modo deve riguardare a mio parere la psicopatologia, deve essere anche fortemente centrata su come come il disturbo è collegato con l'interiorità, 2, come il disturbo è collegato con la condizione umana in generale. E su questo, diceva giustamente il professor Cancrini, non viene molto portato con la psichiatria questo aspetto. Cioè la condizione umana di chi è psicotico viene mica tanto detta, sì, c'è la depersonalizzazione, c'è il delirio, c'è questo, c'è quest'altro, va bene. Ma come si sente una persona quando si alza la mattina e scende a letto e rincontra se stesso? Ah, chi mi libererà da me stesso? Dice lo psicotico, molto spesso. Ecco. Allora delira per liberarsi da se stesso, oppure si inventa delle fantasie per liberarsi da se stesso, o grandioso, o maniacali, o depressive, o paranoiche, no? Però di fatto, ecco, la vicinanza di un'altra persona che dice io non ho paura di avvicinarmi a te stesso, però devo sapere come funziona. Questo mi sembra molto importante, che la formazione sia concentrata sulla psicopatologia e sia in qualche modo concentrata da un lato col contatto appunto con l'interiorità e dall'altro col contatto con la condizione umana. A me sembra molto importante questo aspetto della condizione umana. Spero che non vi sembri retorico quello che sto dicendo, ma mi sembra molto importante, perché la condizione umana la conosciamo tutti. Quella è la vera comunanza. Non il fatto che tutti abbiamo dei sintomi, sì, tutti abbiamo qualche sintomo, ma la condizione umana, chi la regge e chi non la regge. La condizione umana si manifesta molto nella storia, ognuno di noi, la nostra famiglia, e Dio sa quanto le storie sono drammatiche, quanto certe persone sembrano veramente passare attraverso cumuli di macerie continui, e come è doloroso ricostruire qualcosa quando tutto è stato distrutto, da situazioni familiari traumatiche, terribili. Allora, la formazione, spero di aver dato un accenno, insomma, in qualche modo, a come io do un grande valore a una formazione di tipo diverso. Ma come si può fare una formazione di questo tipo? Ma si diceva la formazione va fatta nei servizi, giusto? Non si può, la formazione che viene data fuori è importante, l'università, anche se Dio sa purtroppo che all'università della psichiatria viene quasi ormai soltanto insegnata come psicofarmacologia. Ma la formazione, ma allora come si può? Io credo che sarebbe importante riconoscere che la formazione è un momento fondamentale, altrettanto necessario della clinica, e che periodicamente si dedicano delle giornate in cui il gruppo degli operatori si riunisce e affronta con un esperto che cosa vuol dire appunto la malattia, la psicosi, ma che cosa vuol dire dal punto di vista dell'interiorità. Ma permettetemi di aggiungere anche questo. Ma non pensate che la formazione dovrebbe prevedere anche dei temi più generali? Cosa vuol dire amare una persona? Boh, mistero. No,
ma non è mica tanto chiaro. E l'invidia? Si parla mai dell'invidia? Pochissimo, ed è un fenomeno fondamentale, generale, importantissimo, devastante in tutti i gruppi. Cioè si può immaginare che si possa dedicare alla formazione anche qualcosa che invece riguarda dei temi più generali della condizione umana, non soltanto la malattia, ma alcune emozioni di base che assumono forme specifiche nella malattia, ma che in qualche modo riguardano tutti e su cui abbiamo tutti le idee piuttosto confuse. L'amore. Si va presto a parlare, ma l'amore cosa vuol dire? Tirannia, possesso, eccitamento, tenerezza, fantasia di comunanza, vita sempre insieme, vita ogni tanto, è mescolato con l'odio, è mescolato con la paura, è mescolato col terrore, è mescolato con la differenza fra i sessi e via dicendo. Su questo noi operatori siamo abbastanza attrezzati. Io non lo so se siamo abbastanza attrezzati. Probabilmente ognuno di noi ha la sua storia, molti di noi fanno un'analisi personale, sì, benissimo, d'accordo, ma non credo che tutto si risolva facendo tutti l'analisi personale, non credo che sia una grande soluzione. E neanche la supervisione. Ci vuole, perché la supervisione è sempre qualcosa di molto bello, molto ricco, ma in qualche modo rimane sempre un po' estemporanea, secondo me. Per ognuno ha fatte tante, e le continua a fare, con piacere, con soddisfazione. Non sono contro la supervisione, ma dico che non basta. Ecco. Credo che sarebbe molto importante dedicare delle giornate tutte intere ad affrontare in comune, il gruppo, un tema generale della condizione umana, che riguardi la malattia ma riguardi anche la condizione, e su cui ognuno si possa esprimere nel modo più libero possibile, ma con una persona che in qualche modo arricchisca una teoria che si cala in una pratica. Io insomma cerco, poi passo all'ultimo punto che riguarda le istituzioni, cerco in tutti i modi di dire: se noi tutti abbiamo basaglianamente questo desiderio di centrare sul rapporto psicoterapico, di tipo psicoterapico, di ascolto, di linguaggio, trovare il linguaggio come... ma come si fa a fare questo? Perché a me ogni volta, vi confesso, mi viene detto: caro Corrale, quante cose belle dici, ma nei servizi, ci sono stato nei servizi, ci sono stato più di 20 anni. Nei servizi come si fa ad avere rapporto con tutti? Non è possibile, ecco, bisogna dare un'aspirina a tutti perché tutti noi abbiamo qualche cosa, ma in realtà siamo troppi, siamo troppo pochi, no, cioè in qualche modo il discorso di realtà stritola tutti questi bei discorsi che noi facciamo. Allora puntare sulla formazione a me sembra che sia un tentativo, certo le risorse vanno aumentate, ma questo è ovvio, insomma, però il problema non è soltanto di ridurre un problema di dare più soldi alla sanità. Ecco, ma di dire cosa vuol dire in qualche modo fornire agli operatori della psichiatria una modalità, una formazione mentale che sia in grado di dire: questo rapporto io più o meno mi ci metto. Dare gli strumenti per questo rapporto. Non si può invocare il rapporto. Il rapporto è difficile, il rapporto fa paura. Parlare con un psicotico o parlare con un depresso che dice: io, guarda dottore, vorrei morire perché la vita mi ha scocciato. E che diciamo noi? No, per carità, no, è brutto suicidarsi. È un po' più complicato di così, no? Ecco. Bisogna dire: capisco, ma vogliamo vedere insieme che cosa le passa per la mente, perché la vita le fa tanta paura, cosa c'è nella vita che così la terrorizza e così via. Ma per far questo è necessaria una disponibilità emotiva, fantasmatica, teorica. No, vabbè, insomma, la formazione. Ultimo punto. Le istituzioni. Su questo Basaglia ha detto delle cose molto interessanti, molto ricche, no? Mi è piaciuta una cosa che diceva, non mi ricordo se il professor Cancrini o il dottor Sartori, che in qualche modo lui alimentava il conflitto, cioè diceva che in qualche modo nel gruppo bisogna anche un po' litigare, però c'è modo e modo di litigare. Io purtroppo vengo, non so voi, mi auguro di no, ma insomma, vengo da gruppi in cui il litigio era devastante, in cui il litigio diventava una lotta personale, diventava un'aggressività, una sfiducia, una competizione continua, la solita invidia sotto sotto, no? Per cui se uno è un pochino più bravo bisogna subito dire che non è tanto bravo, sono più bravo io, eccetera, eccetera. Cioè in qualche modo tutto questo. Allora io credo che si può, come dire, fare nella formazione dei seminari su quali sono le malattie dell'istituzione.
E qual è la malattia più importante delle istituzioni, compresi i CTS, i centri di salute mentale, le comunità, figuriamoci, insomma, gli ospedali, no? I rivati di diagnosi e cura, insomma, tutte queste cose qua. È la cristallizzazione, io penso. Io ci ho pensato molto, non sono io che lo dico, insomma, è un discorso che fa parte di una cultura filosofica, psichiatrica molto importante, ma in qualche modo le istituzioni tendono a idealizzare se stesse, e per idealizzare se stesse si cristallizzano, si irrigidiscono, si ossessivizzano, si narcisizzano, diciamo, ecco. Viene privilegiato un interno rispetto a un esterno, viene privilegiato un dentro rispetto a un fuori, viene privilegiato dei ruoli sempre fissi. Ecco, io credo che questa tendenza narcisistica delle istituzioni a dire il dentro è meglio del fuori, barrichiamoci, noi siamo noi, no? Questa tendenza è molto frequente, io la vedo in tante istituzioni anche formative, no? Insomma, per cui una istituzione diventa una lotta contro le altre istituzioni, no? Diventa una continua competizione, noi siamo meglio, ma siamo peggio. Io mi ricordo certe battaglie al mio servizio fra il CERT e il diagnosi e cura, che ancora me la ricordo, ancora è terrificante. Ha preso una volta la marijuana, quindi è tossico, non riguarda noi, riguarda te. No, la marijuana l'ha presa perché delirava, era vostra. Delle cose assolutamente pietose, ecco, che però fanno parte della vita quotidiana. Ma perché? Perché ci si difende dai pazienti, no? E perché ci si difende dai pazienti? Ci si difende dai pazienti perché siamo pochi e loro sono tanti, non c'è dubbio, bisogna anche dire che la realtà esiste, ma anche perché occuparsi dei pazienti, l'ho detto prima, non mi voglio ripetere, è difficile. È difficile. Allora, se le istituzioni hanno questa modalità della cristallizzazione, no? È molto importante che chi le guida stia molto attento, abbia molto presente questo rischio, questa malattia, perché questa malattia è molto intrecciata con la leadership e in qualche modo una leadership che conferma, rinforza, come dire, cristallizza, irrigidisce, e Dio sa quanto spesso succede questo, rispetto invece a una leadership che continuamente, basaglianamente, oserei dire, no, basaglianamente una leadership che dice no, facciamoci coraggio, vediamo un pochino. Quante volte quello che succede in una comunità, io non lo so, alla tempesta, quindi un minuto di azzardo, ma io posso dire che in tante comunità molti episodi non vengono raccolti, avvengono e basta. Oppure si puliscono. Due pazienti sono trovati a baciarsi su un divano, per carità, non lo dovete fare, basta, non se ne fa, finito, stop, non si deve fare, è proibito, finito. Ho capito, giusto, la sessualità è devastante, figuriamoci, no, non ne parliamo, però in qualche modo che risonanza ha questo fatto di baciarsi su un divano per queste due persone? Perché l'hanno fatto? Per sfidare la comunità? L'hanno fatto perché si piacevano? Perché il sesso è una cosa troppo forte? Per affermare se stessi? Per provare un po' di tenerezza in un mondo in cui la tenerezza non si prova? Per dire che io sono bravo, io sono maschio, io sono femmina? Perché? Perché? Allora, il gruppo dovrebbe avere il coraggio, e il leader dovrebbe avere il coraggio di far funzionare il gruppo facendo circolare gli episodi più significativi e dedicando a ogni episodio più significativo, e questo lo fanno, non voglio dire, ma un'assemblea, io mi ricordo sempre, una cosa che mi colpì, mi pare che era Pirella, forse vi ricordate, no? Uno dei grandi allievi e seguaci che aprì il manicomio d'Arezzo, il professor Cancrini citava Arezzo prima, e Pirella, non so, qualcuno gli disse, io sono andato a lavorare nell'ospedale psichiatrico Daldetari, vorrei anch'io portare l'ospedale ad aprirsi, come ha fatto lei, caro professor Agostino Pirella. E Pirella rispose, vuole aprire il manicomio? Un anno di assemblea. Così, faccia un anno di assemblea, lo aprirà. Cioè in qualche modo i gruppi vanno preparati, vanno lavorati, vanno fecondati, vanno elaborati i loro conflitti. Tutto questo comporta una fatica
del gruppo è una fatica della leadership, perché molte gruppi e molte leadership non si vogliono concedere. Ecco. E ultima cosa dico, ma questo è un tema che mi sta molto a cuore a me, non tanto basagliano quanto freudiano. Che cosa si mette dentro il gruppo della leadership, del leader? Qual è l'identificazione che il gruppo fa del leader? Ecco, io penso che in questo Freud ci ha molto aiutato, un lavoro molto bello che si chiama Psicologia delle masse, analisi dell'io, e lui dice in qualche modo, credo che però questo vada al di là della psicanalisi, cioè noi del leader ci identifichiamo anche con le sue parti nascoste, non ci identifichiamo solo, come dice Recalcati, giusto, molto bello, no? Ecco, che il leader è il capo, è il padre della legge, il padre della norma, il padre della realtà, il padre della società, giustissimo, tutte cose bellissime. Ma il padre è anche una persona strana che non conosceremo mai del tutto. Chi è veramente mio padre? Chi è di nascosto mio padre quando io non lo vedo? Cosa c'ha in testa mio padre? Cosa c'ha in testa mio padre quando io non lo vedo? È qualcosa che, come dire, viene fuori a mio padre involontariamente, come dire, dai suoi gesti, da una parola, da una battuta, da una finestrella. Ecco, io credo che se il leader ha una parte paranoica nascosta, il gruppo si identifica con quella parte paranoica. Se il leader ha una parte eccitata, grandiosa nascosta, il gruppo si identifica con quella parte. Cioè, in qualche modo il leader, il primario, il caposala, il responsabile di un tale servizio, il coordinatore delle comunità, eccetera, eccetera, è sempre una persona che dovrebbe avere con se stesso un rapporto molto onesto e di dire: ma io che cosa gli passo a questo gruppo? A parte la legge, a parte la regola, a parte favorire il conflitto, io chi sono per loro? Cioè, che parte di me si mettono dentro? La mia parte distratta, la mia parte scettica, la mia parte entusiasta. Questo a me sembra molto importante. Dio sa quanto purtroppo molti leader questo lavoro non lo fanno e danno per scontato che il leader sia uno che deve, come dire, coordinare, giustissimo, ma questo aspetto. Quindi, ricapitolando, io direi, se noi ci affidiamo alle radici fenomenologiche del pensiero di Basaglia, possiamo dire che queste radici fenomenologiche sono la tutela, la ricchezza e la ricerca di una soggettività sempre in qualche modo dominata dalla presenza eccessiva di un'alterità che, anziché essere ricchezza, diventa occlusione e oppressione. Questa modalità di ricerca lui l'ha sviluppata nella lotta allo stigma, nella lotta al manicomio, però è stata in qualche modo trascurata, questo l'ha detto Cancrini, l'ha detto il dottor Sartori, diciamo d'accordissimo, trascurata perché si è vista soltanto, non è tanto la parte organizzativa, ma la parte dello stigma, no? Basta con lo stigma, basta con lo stigma, basta... Okay, vabbè. Non basta dire basta con lo stigma, non basta andarci a prendere il caffè insieme con Paziente, perché io non lo stigmatizzo, ci vado a prendere il caffè insieme, sì vabbè, ottimo, ma non basta, ci vuole, come dire, una consapevolezza, questa è la formazione di cui in qualche modo io ho accennato molto, molto superficialmente, molto genericamente, ma che in qualche modo è sempre importante, e poi che il gruppo abbia questa capacità di mettere in discussione se stesso attraverso una leadership che continuamente lo riapre, lo rimette in discussione, ecco, senza però, come dire, andare verso un'anarchia caotica. L'anarchia non serve a niente, l'anarchia distrugge. Ecco. Quello che è importante, io direi una certa dimensione anche, scusate, concludo, una certa dimensione etica. Non si parla mai di etica, no? Perché l'etica si dice, ah ma questo è moralismo, questo è moralismo. Vabbè, ma lasciamo stare il moralismo, ma l'etica è il valore dell'altro. Siete d'accordo? L'etica è che l'altro ha un valore, o no? Ma poi può anche dire, no, l'altro ha nessun valore per me, ho valore soltanto io, no? Un narcisista dice così. Ma in qualche modo, se noi pensiamo che l'altro abbia un valore, sia esso un valore religioso, politico, etico, quello che volete voi, umano, in qualche modo da questo aspetto etico nasce poi tutto il resto. Però è necessaria la competenza, è necessario conoscere, avere un'idea delle teorie, le teorie fenomenologiche, le teorie sociologiche, le teorie farmacologiche, le teorie psicanalitiche. Cioè, se noi non conosciamo tutte queste cose, l'ascolto è impossibile. Sì, certo c'è un ascolto anche intuitivo,
ci sono alcune persone che non sanno queste cose, che sono molto più brave di persone che ne sanno tanto, non c'è dubbio. Però in linea di massima l'ideale sarebbe di poter mettere insieme la competenza con l'umanità, no? Cosa che non sempre avviene, perché molto spesso l'umanità e competenza non vanno d'accordo. Non so, io spero di avervi dato un'idea un pochino di quello che volevo dire e di come mi fa piacere rievocare la figura di Basaglia, e fatemi dire anche come c'è certa nostalgia. Ecco, grazie. Bene, io credo che, come sempre accade, quando io ascolto il Succo Reale, insomma, gli stimoli e le suggestioni sono molte. Ecco, io credo che un convegno abbia valore anche se riesce in qualche modo a intercettare una dimensione del pubblico, so che ci sono presenti dei colleghi, degli amici, dei cittadini. Quindi poter in qualche modo interloquire a partire da questi temi che sono stati sollecitati, credo sia anche l'anima un po' di una discussione tra virgolette pubblica. Ecco. Quindi so che è sempre difficile magari a volte rompere il ghiaccio, comunque, però credo che sia sì, secondo me sì. Poi facciamo la pausa così poi no, facciamo poi. Credo che le sollecitazioni siano diverse. Quindi se c'è qualcuno che ha qualche riflessione, qualche domanda, qualche considerazione, ben venga. Mi presto anche a fare il valletto se necessario. Prego. Magari qui che così riusciamo a... No, grazie molte per l'intervento. Io volevo provare a fare una domanda sempre sulla questione della formazione, sulla differenza che c'è fra questa commistione di saperi ricchissima che lei ha esposto riprendendo Basaglia, la fenomenologia, la filosofia, l'esistenzialismo e tutto quello che era la formazione, il radicamento in una cultura che ha permesso di aprire il positivismo della psichiatria, e quello che oggi però invece secondo me è il rischio di una sorta di multidisciplinarismo in cui si mettono lì tanti orientamenti a volte e si dice va tutto bene nello stesso modo. Ecco, allora la mia domanda, provo a precisare, in relazione a quello che lei ha richiamato come l'etica, che ci orienta se nell'ascolto pensiamo che ci sia un'alterità che va rispettata e con la quale mettersi in rapporto è difficile. Ecco, a me pare che siamo anche in un tempo in cui ci dovremmo dire che non tutti gli orientamenti, ho una formazione psicanalitica, ma che non tutti gli orientamenti sono uguali, che qualcosa in alcuni orientamenti punta ad esempio all'adattamento e che forse dovremmo anche avere il coraggio un po' di confliggere sul fatto che a volte pensiamo la formazione come la somma di tanti specialismi. Ecco, mi piacerebbe ascoltare qualcosa su questo punto. Giochiamo in casa perché lei è la referente clinica della comunità La Tempesta, quindi apriamo con una Guardi, sono d'accordissimo con lei, cioè non è questione, secondo la mia prospettiva, di multidisciplinarismo, è una parola che non mi piace per niente, ma io direi qual è il contributo che la fenomenologia ha portato alla conoscenza dell'uomo, qual è il contributo che la psicanalisi ha portato alla conoscenza dell'uomo. Ecco, questo è il discorso. E mi faccio aggiungere qual è il contributo che la biologia, perché la biologia esiste, non è una parolaccia, la biologia esiste. I farmaci esistono, ma hanno anche una loro funzione importante. Quindi qual è il contributo che la biologia ha dato al funzionamento dell'uomo, alla conoscenza dell'uomo? Questo mi pare. Quindi non è questione di multidisciplinarità. Io per esempio rivendico con grande intensità la mia natura di psichiatra e di psicanalista. È chiaro che sono psichiatra in quanto psicanalista, ma anche psicanalista in quanto psichiatra. Cioè non ho nessuna idea che la psicanalisi sia una fra le tante discipline utili. Ho come lei una certa diffidenza verso un certo tipo di cognitivismo, ecco, ce l'ho assolutamente, e trovo che sia giusto dire ai colleghi cognitivisti perché critichiamo questo, non di dire siete reprobi via, no, ma dire benissimo, confrontiamoci. D'accordo, il cognitivismo punta molto spesso sull'adattamento,
Noi siamo dell'idea che invece l'adattamento sia... una cosa è dire che la realtà esiste, una cosa è dire che dobbiamo accettare una normalizzazione, no? Sono due cose molto diverse. Quindi sono d'accordo con lei in qualche modo. Però mi sembra che se c'è un contributo che la filosofia ha dato, è che la filosofia introduce da un lato una domanda, no? Perché noi crediamo questo? Cioè la filosofia ci fa un po' l'esame di coscienza, no? E dall'altro credo che la filosofia abbia il grande merito di porre problemi alla radice delle cose, quella che io chiamo la condizione umana, che poi forse è un'idea un po' troppo romantica, mi dica lei, però a me mi sembra, io ci penso sempre a questa condizione umana, e quando vedo un gatto, quando vedo un cane, quando vedo una farfalla, quando vedo un cavallo, dico, ma come sarà essere un cavallo, essere un cane? E così come sarà essere un uomo? Ecco, l'altro giorno ho visto un topo che girava intorno a un cassonetto, mi sono incantato a guardare questo topo, mi sono incantato, ma come sarà? E sa cosa mi commuoveva di quel topo? Che lui voleva vivere, lui non gli importava nulla che era un topo, che lui voleva vivere, voleva mangiare, e questo a me mi ha commosso. Quindi, vabbè, lei dice questo non c'entra con multiculturalismo, no, ma un pochino c'entra, no? Nel senso che il contributo che ogni idea dà, con l'idea che non tutte le idee sono giuste, ma io direi non di combatterle a spada tratta, ma di criticarle con modalità precise. Sono d'accordo. Qualche altra? Nessuno qua, Rolando? Alla diretta video, sai, Rolando? A volte c'è chi ci guarda. Rolando De Luca, psicoterapeuta. No, mi veniva in mente questo, che ieri sera ero a un convegno sulla transizione energetica, in cui c'era Marolli, Barisoni, tutti gli industriali, poi oggi sono a questo convegno qua e ho pensato che, potendo, con una bacchetta magica, avrei, senza dire nulla a nessuno, portato qui oggi Barisoni, Armaroli e gli industriali per vedere cosa succede in questo pubblico che voleva sentire il professor Coreale e altri, e viceversa avrei portato ieri sera il professor Coreale e voi tutti là, perché per rompere i paradigmi. E stasera, siccome dobbiamo andare tutti a cena, andiamo invece, senza che nessuno lo sappia, all'inaugurazione lì della zona libera del Friuli orientale e di quei paesi che sono stati distrutti nella seconda guerra mondiale, per far vedere come va a finire quando non si comunica, no? Allora penso ai gruppi che conduco e penso che dopo 1200 sedute che tu fai di gruppo non parli più di dipendenza, di sintomi, eccetera, parli di amore, parli di coppia, parli di giovani che saltano, eccetera. Quindi il problema è proprio questo, che l'istituzione di per sé si è chiusa. Questo è il dramma, non si è aperta. E per aprirsi bisogna soffrire tanto e andare incontro su lidi che non conosci, in cui tu, come leader, ecco, come capitano, non sai dove vai a finire, no? Però c'è da dire questo, che dopo 10-20 anni che fai un lavoro di andare avanti nel buio, terrorizzato, perché un bambino messo nel buio si terrorizza, perché non ha più punti di confronto. Tu puoi avere tutta la professionalità che vuoi, però vedi le differenze dopo 10-15 anni. Allora il problema è questo, e chiudo e chiedo scusa, che oggi pomeriggio io, tornando in macchina, devo contattare una psichiatra. Quando devo contattare una psichiatra del pubblico e mia figlia fa la psichiatra, no? Non riesco a contattarla mai, devo chiamare 20-30 volte finché la trovo. E che cosa mi dice? Cosa posso fare? Io seguo 200 persone. E allora di che cosa stiamo parlando? Dobbiamo rompere i paradigmi, ma dobbiamo mentire meno anche a noi stessi. Ecco. E poi, e chiudo, il concetto è questo: lavorare con passione.
lavorare con passione non si lavora solo a 20 anni, si lavora a 70, 80, 90, finché il meccanismo regge. Non è vero che tu sei felice, diceva Barisoni ieri sera, invidio i giovani, ma che cazzata è? Sono i giovani che devono invidiare chi ha 70 anni e lavora con questa passione e augurarsi di arrivare lì, no? Poi invidio i giovani perché è chiaro, insomma, per un aspetto di tipo tecnico, no? Ecco. Allora, non so, io ho voluto portare così questa cosa un po' inusuale, di cui chiedo scusa. Tutt'altro che usuale. Sì, non aggiungo nulla, è stato un intervento molto bello. Guarda, io penso che sia il linguaggio che sia forse la forma in cui si possono incontrare gli economisti, cioè come parliamo. Io darei molta importanza al linguaggio. No, io trovo che, penso che lei sia d'accordo con quello che dice, che purtroppo il linguaggio che ci circonda, il linguaggio della televisione, dei social, non parliamo dei social per carità, che è una cosa spaventosa, ma il linguaggio che circola in genere è un linguaggio molto banalizzato, molto definitorio, molto semplificato, molto pregiudiziale, in cui le cose sono così o colà, questo o quell'altro, e in genere in cui passano ideali o passano visioni del mondo nascoste, ma non per questo meno efficaci, purtroppo, che sono il successo, il trionfo, un certo disprezzo per l'altro, cioè questa idea dell'altro come un valore è tutt'altro che presente nel linguaggio circostante, tutt'altro. No? Sì, in teoria si parla di diritti, ma insomma, trovo, mi pare che lei stesso lo diceva, c'è una certa ipocrisia, no? Nel linguaggio che si usa. Possiamo noi parlare in un modo diverso, anche quando parliamo con un economista, quando parliamo con un bancario. Certo, è chiaro che lì è molto diverso. Poi l'economia trionfa, ormai è come dire, la visione del mondo trionfante, no? La visione economica del mondo. Però in qualche modo credo che se voi usiamo il linguaggio, appunto come diceva lei, appassionato, ricco di concretezza, di metafore, direi, se mi permettete la parola, un po' poetico, ma non nel senso che tutti noi dobbiamo essere poeti, perché chi è poeta, dato lui, chi non è poeta, non è poeta, ma una sensibilità poetica la possono avere tutti. Quindi un uso delle immagini, un uso di qualche cosa che costringa a guardare, a sentire, a toccare. Ecco, il momento è difficile, no? Però credo che proprio per questo è molto importante che noi ci attrezziamo a usare un linguaggio che ci dia una possibilità di rompere un po' gli schemi, no? E di non adeguarsi passivamente agli schemi così soffocanti come quelli che circolano nel linguaggio pubblico. Qualche altra suggestione? Ne ha facoltà. Dottoressa Zanos ne ha facoltà. Poi se no, perché? Grazie. Sì, mi attacco un po' a quello che diceva il collega prima. Ho 60 anni e l'energia che la vita, che la biologia mi regala ancora. Allora, rispetto alle passioni, no? Io credo che ci siano degli aspetti nel nostro lavoro. Dirigo adesso il centro risorto mentale di Gorizia e nel pomeriggio faremo una tavola rotonda con altri amici e colleghi. E ho cominciato nell'88 come volontaria al centro risorto mentale di Barcola, provenendo dal movimento femminista e dal movimento della pace. Sono di Aviano, quindi per me la pace erano le missili a testata nucleare contro cui si manifestava. Allora, ecco, quello che vedevo negli anni, insomma, nei primi 20 anni di lavoro a Trieste, era che l'arrivo, l'approdo delle persone che venivano a stare, a fare, a brigare o a disfare, insomma, a lavorare nei centri di salute mentale, era un approdo casuale, ma fortemente connotato in termini appunto di percorso personale e collettivo fatto fuori dai servizi, no? Ecco, questo mi sembrava e mi sembra tuttora una grande ricchezza quando incontro personale, infermieri o OS, personale del privato sociale che ha fatto il barista, per esempio, che ha spinato birra, insomma, in un bar nel tempo libero quando si studiava e si lavorava. Trovo che ha delle
capacità, dei guizzi che sono più interessanti rispetto a chi ha fatto 3 master. Devo ammettere che ho questo ancora pregiudizio. Allora, adesso nei servizi, ovvero nelle aziende, si arriva con dei percorsi formativi molto standardizzati in cui la poesia, la narrativa, la psicopatologia molte volte sono dimenticati. E allora la mia occlusione o subocclusione, parlando nel linguaggio di Correale prima, si chiama azienda sanitaria adesso. È veramente un problema grossissimo dal punto di vista formativo. In alcuni spazi assolutamente liberi, fuori legge, siamo riusciti anche a fare delle formazioni su invidia, odio, amore, peccati capitali, vizi capitali, virtù cardinali, eccetera. Però alcune cose bisogna farle di nascosto nelle aziende sanitarie, nelle convenzioni anche tra pubblico e privato. Bisogna farle, usiamo questa espressione forse un po' forte, fuori legge qualche volta, come è stato fuori legge Basaglia dal 61 al 78, tutto sommato. Ecco, questo aspetto di trasgressione, di posizionamento contro, è quello che adesso mi sta mancando moltissimo, non in termini di passione professionale o personale, ma proprio in termini di collettivo. Trovo che siamo molto legati ad un riconoscimento e a un inchino alle norme che rappresenta la nostra grande occlusione come servizi, come operatori dei servizi pubblici oggi. Quindi volevo sapere se anche nel vostro percorso formativo in giro per l'Italia questo tipo di dimensione problematica, insomma, è nota ed è consapevole. Ecco, mi interessa che ci sia almeno la consapevolezza di questa dimensione in cui abbiamo perso la nostra parte non solo di fantasia e di creatività, ma anche di necessaria trasgressione ad alcune regole se si vuole fare un lavoro interessante di salute mentale. Non ho nessun problema nel dire che sono assolutamente sì, purtroppo è sotto gli occhi di tutti. Io non conosco la realtà friulana, ma insomma posso dire che giro molto la realtà italiana in linea di massima. È chiaro che insomma, in linea di massima è quella che dice lei, cioè di un impoverimento, come se la psichiatria fosse ridotta soltanto a una eliminazione o riduzione dei sintomi senza tener conto della condizione umana in cui si pongono questi stessi sintomi, no? Ma questo tradisce anche la natura stessa della psichiatria e io direi addirittura della medicina, perché la medicina, vabbè, adesso è tutto complicato, gli esami medici sono diventati talmente complessi che ci vuole uno specialista per leggere ogni singolo esame, eccetera, eccetera. Però di fatto in ultima analisi la medicina Balit, no, vi ricordate, dovrebbe essere sempre in qualche modo legata al fatto che ci si occupa di esseri umani, ecco. Quindi siamo in presenza profondamente di una involuzione molto importante della psichiatria. Sono d'accordissimo con lei e questo è molto preoccupante, molto preoccupante. Però a maggior ragione dobbiamo avere giornate come questa, invece ci incoraggiano in una direzione diversa, dobbiamo avere il coraggio in tutti i luoghi possibili di porre il problema che la psichiatria è un'altra cosa. La psichiatria è un'altra cosa. Devo dire che molte scuole di psicoterapia, di matrice psicoanalitica, insomma, naturalmente con tutte le varie differenze che ci sono, lacaniane, junghiane, anche nell'ambito della psicoanalisi freudiana ci sono delle differenze tra freudiani, coutiani, kleiniani, però al di là di tutte queste differenze, insomma, la comunanza è di un approccio che si rivolga verso la condizione umana di base, insomma, ecco, questo, e in cui il rapporto non faccia paura, perché io insisto sempre sul fatto che il rapporto fa paura, perché il rapporto implica una domanda da parte del paziente e io molto spesso non so se sono in grado di rispondere a questa domanda, capito? Questo mi sembra, dobbiamo attrezzarci col gruppo, con la cultura, con le nostre formazioni personali, con la maggioranza delle idee che possiamo incontrare, libri, film, no? Vita privata dell'operatore, che dovrebbe essere il più ricca possibile, non dovrebbe essere una vita noiosa, dovrebbe essere una vita ricca, una vita calda, una vita piena di... E noi siamo in grado di sopportare la domanda, perché la domanda è terribile. Dottore, mi faccia star bene, io sto troppo male. Vengo da lei perché vorrei che lei mi faccia star bene. Oh, mica uno scherzo, eh?
è una cosa grossa. Sì, io posso dire, certo, io faccio le mie parti, faccio quello che posso, sì, però in qualche modo la domanda poi ci può rimbombare dentro, no? Ce la portiamo dentro la notte quando andiamo a dormire o quando andiamo è chiaro, senza sentirci inghiottiti, ma di fatto saper resistere alla domanda a me sembra un tema centrale, ecco, non farsi inghiottire dalla domanda ma neanche ignorarla, insomma, no? Quindi sono d'accordo con lei, una diagnosi molto negativa sull'andamento generale, con tutte le dovute eccezioni, ci mancherebbe altro, ma con la speranza che c'è una minoranza che nelle scuole di psicoterapia, in alcuni luoghi universitari, pochi, in qualche modo invece possa nascere da questi, oppure giornate come questa, possa nascere da luoghi come questi un'aspirazione a una psichiatria diversa. Anche perché la psichiatria puramente farmacologica non porta molto lontano. Sì, io mi auguro che venga fuori qualche farmaco fantastico che permetta di migliorare la condizione psicotica, però, anzi me lo auguro fortemente, però non penso che questo risolva il problema, perché la condizione umana dello psicotico rimane quella che è, in qualche modo. Anche del depresso, pensate, gli antidepressivi sono molto potenti, però se non si lavora sulla malinconia di questa persona, sul lutto che gli sta dietro, si danno gli antidepressivi a vita, si tappa, no, l'antidepressivo tappa, ma non permette uno sviluppo. È chiaro che già non stare male tutto il giorno è già qualcosa di importante, però io penso che il farmaco dovrebbe aiutare il terapeuta, il paziente a lavorare con se stesso, non dovrebbe essere un'alternativa alla psicoterapia, dovrebbe essere un aiuto alla psicoterapia. Vabbè, insomma, la situazione è abbastanza angosciante, sono d'accordo con lei, però diamoci da fare, che ne devo dire. Proviamo. Bene, se non ci sono altre domande, se siete d'accordo facciamo 20 minuti di pausa, non di più, e poi ripartiamo con la relazione del dottor Stoppa e poi concludiamo la mattinata. Quindi fra 11:15, 11:30, che saranno 11:35, cominciamo.